Dopo 1000 peripezie siamo tornati qui da Tempo e Gioia. Buonasera. E oggi abbiamo tanta roba sul tavolo. Molta roba. Ce l'abbiamo fatta. Bella. Oggi sembrava impossibile. Sì, dopo vi racconteremo cosa è successo, ma non adesso, un giorno glielo diremo. Il backstage è sempre un po' particolare. Esatto. Io vedo qui un roll e qui un bel espositore. Sì, direi di sì. Direi che questa sera parliamo di un brand Yema. Non è che capita tutti i giorni. Voglio che srotoli allora, questo robo. Vado di srotolamento. Sì. Allora, qua abbiamo srotolato. Prima Apriamo. lo mettiamo così. Ok. E qua abbiamo dei bei orologi. Allora, intanto, secondo me, è corretto parlare un attimino di Yema. Nel senso che dire che è un'azienda che è nata nel 1948 a Besançon. Il fondatore era Henri Louis Belmont, che ha creato questa azienda che inizialmente faceva degli orologi per la marina, per i militari. Quindi. Poi chiaramente nel corso degli anni è arrivata a migliorare e ha dato dei prodotti per quanto riguarda il pubblico. Tenete presente che nel 1982 sono stati i primi a mandare in orbita sulla stazione orbitale un loro prodotto, un loro orologio, quindi stiamo parlando di un'azienda, insomma, paragonabile. Qualcosa da raccontare ce l'ha. Qualcosa da raccontare ce l'ha, esatto. E a proposito di questo, è importante secondo me anche sottolineare il fatto del loro continuo investimento. Assolutamente. Perché adesso ho visto che hanno investito molto nella manifattura e in realtà non sono in Svizzera per veramente pochi, quasi metri, se non centimetri. Esatto. Infatti, appunto, qui non abbiamo nulla di manifattura. Purtroppo no, per un semplice motivo, perché siamo in attesa di ricevere un microrotore che è andato in preordine, quindi ce ne daranno uno sperando che arrivi. Che è andato sold out. Che è andato sold out. E poi c'è? E poi arriveranno a gennaio delle cose di alta gamma, nel senso che andrete a vedere sul sito, hanno creato dei tourbillon di loro manifattura su un orologio prestigioso e particolare che indica le ore 12 a un manometro che indica le maree in funzione dell'attrazione terrestre, quindi è una cosa molto particolare, molto ricercato, sono 75 pezzi che sono stati fatti per inaugurare il 75esimo anno di fondazione dell'azienda, insomma, ed è un prodotto medio, cioè alto, non medio alto, è il top prodotto che avrà Yema in questo periodo. Hanno creato anche degli alti calibri di manifattura che li vedrete poi nel 2024, magari ve li ripresenteremo noi in anteprima. Infatti è una scusa, diciamo, questa per fortuna che non ci sono oggi, così esatto. abbiamo la possibilità di riproporvi qualche cosa. Comunque andate a vedere, perché in realtà è un'azienda che sta crescendo veramente in maniera vertiginosa, con dei prodotti veramente di medio-alta gamma. Hanno la linea loro, quindi hanno il loro calibro di manifattura che è il solo tempo, che è lo Yema 2000, e poi hanno il loro calibro di manifattura che è Yema 3000, che monta un GMT, quindi una quarta lancetta. Dove ce l'abbiamo? Ne abbiamo uno, questo che ho io al polso, ecco. È praticamente un pallettone, poi te lo farò vedere bene, un pallettone, un GMT, li possiamo poi riconoscere anche chiaramente perché hanno la terza lancetta, e sono sostanzialmente, noi ci troviamo molto bene con questa azienda, sono seri e soprattutto sono puntuali e hanno del prodotto che al momento, noi abbiamo iniziato una collaborazione con loro da circa un anno, non è rientrato nessun prodotto con delle problematiche, questo è anche corretto dirlo, perché giusto. Insomma è corretto dire questa cosa. E ti chiedo, la fascia di prezzo? Ma guarda, tieni presente che con un loro calibro di manifattura possiamo partire dagli 900 euro, 8,90, e arriviamo la media, insomma, siamo intorno ai 1.300-1.400, per poi saltare a quello che è il microrotore, che siamo intorno ai 3.500, poi chiaramente il tourbillon e queste cose, stiamo parlando lì c'è una ricerca e sviluppo che è comunque costosissima, ed è normale che sia così. Tenendo presente che fanno tutto in casa. No, infatti. Un'azienda giovane, con dei mastri orologiai vecchi, nel senso che hanno un sacco di esperienza alle spalle, e quindi insomma un'azienda che secondo me si farà spazio molto velocemente in questo mondo qui, nonostante abbia già comunque recuperato e avuto degli spazi negli anni passati, perché i collezionisti, quando uno dice Yema, sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Insomma, chiaramente la tecnologia adesso è aumentata e quindi fanno dei prodotti veramente
validissimi sostanzialmente. Certo, io ricordo appunto quelli per la Marine Nationale, tu mi hai detto ieri ne ho venduto uno, quindi peccato. Esatto, ho venduto il blu, esatto, quindi... lo faremo vedere. Tenete presente che hanno anche una linea dedicata proprio alla Marina Nationale francese e quindi insomma è una bella azienda, non sono gli ultimi arrivati. Su questo fanno delle varie linee di prodotti. Adesso... Infatti volevo passare a questo. Da quale vorresti partire? Secondo me guardandoli, pure prima, guardandoli mentre sistemavo l'attrezzatura, secondo me possiamo dividerli in 3/4 categorie. Sì, allora tieni presente che loro hanno una serie di gamma che lo troverete poi in realtà sul sito. Noi questa sera abbiamo, mi sembra, 3 o 4 linee di orologi. Io partirei con quella che diciamo loro urban, nel senso che loro hanno queste linee di orologi, diciamo così, ottagonali, esagonali, insomma, con un il po' bracciale. gentiani. Sì, esatto, con il bracciale integrato, quindi con un lag to lag abbastanza pronunciato, però gli spessori sono veramente contenuti, molto contenuti, e hanno questi colori, questi quadranti con dei vari colori. Hanno un quadrante color Tiffany, hanno un quadrante color nero che questo è quasi diciamo carbonio, mi ricordo un po' con questi effetti luci, mi ricordo il carbonio. Ma la cassa è molto bella, guarda che la lavorazione anche della ghiera è particolarissima. Poi c'è un quadrante salmone che ricorda i vecchi salmoni che facevano, non quelli dei fiumi, sappiamo tutti quali. Questo mi piace davvero molto, forse il quadrante più bello, onestamente. E poi hanno fatto anche il verde che riproduce quello che era poi il micro rotore, perché l'hanno fatto in vari colori, che però è quello che è andato poi soldato, purtroppo. Ce ne daranno uno, forse, cioè uno sicuramente, ma uno, quello, perché gli altri... Se si vuole venire a vedere, ma quello lì ha il fondello aperto o chiuso? Hanno il fondello aperto con il calibre manifattura e si vede soprattutto il micro rotore decentrato, in tungsteno, quindi tenete presente che il meccanismo ha circa... ha lo spessore intorno a 2 euro appoggiati, quindi siamo a 9,1 memoria di spessore già incassato con la cassa, il fondello, quindi cioè, stiamo parlando di tanta roba. Assolutamente sì. Vabbè, volevo di far vedere perché assolutamente, e ci sarà la possibilità di farteli vedere. Poi abbiamo Superman 500, quindi sono orologi 500 metri, quindi se uno va a 520 metri sott'acqua è probabile che magari l'orologio... Questi diver di razza proprio. Esatto, diver di razza che sono in dimensione da 39 e da 41 mm. Vengono dati... Più bello il bianco, secondo me, sai? Ma ti dico la verità, questo qui che è molto vintage, giallino, alla mia età ti posso garantire che non è niente male, con la scritta rossa mi ricorda un orologio vintage. Abbiamo questa fortuna che comunque a te piace una, a te piace l'altra, quindi possiamo sempre dividerci. Assolutamente sì. Hanno fatto dei cinturini bellissimi con una Deplo fantastica. Questa Deplo qui, ragazzi, vi posso garantire che al polso è impercettibile, fantastica. Bello anche il logo storico sul fondello. E poi parliamo sempre di spessori contenuti. Sì, no, infatti lo notavo. Sono spessori contenuti. Carrure molto bassa, leggera. È un orologio comunque di una certa presenza. Cioè... ragazzi, parliamo di 500 metri. Però è bello. Certo. Cioè, è un orologio, magari a te il 41 no, ma sai che non mi sta... Ma il 39... Il diver deve essere grande, secondo me. Però se tu provi il 39... ma questo secondo me è il loro... cavallo di battaglia. Infatti questo adesso lo faranno con un loro calibro di manifattura, col fondello scheletrato, uscirà a gennaio, presumo. Insieme ai 2 versioni bronze, uno col quadrante blu e un altro col quadrante nero. Sempre con i loro calibri di manifattura. Tenete presente che con i calibri di manifattura... perché questo qui è... Tenete presente che sui calibri di manifattura cominciano a dare 5 anni di garanzia, cominciano a dare uno scarto dai 3 ai 5 secondi, è un COSC sostanzialmente. L'ho letto, sì, è vero. Non è certificato perché non è certificato, però le realtà e i valori sono poi quelli che... Poi hanno questa linea che è la Mengraph, che richiama un loro orologio fatto negli anni 60 puramente corsaiolo, diciamo così, con il bracciale Milano, insomma è un vintagione riprodotto ai nostri giorni, con però la valvola aerea. Quindi è vero che siamo un orologio degli anni, è un loro prodotto degli anni 60, ma è anche altrettanto vero che questo prodotto qui ai giorni nostri comincia a essere, perché l'anza della maglia è particolarissima. Sì, assolutamente monta solo il bracciale Milano, perché se tu fossi da montare un altro cinturino chiude non esattamente, puoi farlo. A meno che non è un'anza dritta è difficile. Però è bello, nonostante sia un diver, addirittura con la valvola dell'elio è proprio... ma è uno sportivo.
Sì, di vecchia data, automotive del mio periodo, non del tuo, ma arriverai anche tu ad avere dei periodi come il mio. Prima o poi ci arriviamo tutti. E poi c'è anche lui che insieme ad altri crono che chiaramente non ci hanno ancora inviato, io gli ho chiesto fatemeli avere, invece sono in assemblaggio, li aspettiamo, ve li faremo rivedere. Sono dei cronografi fatti perché loro collaborano con l'Alpine, che è la squadra corsaiola, e quindi hanno fatto una linea di crono B-Compass, e hanno fatto un B-Compass, ma hanno all'interno i loro calibri di manifattura sempre, e anche questi crono qui hanno la particolarità di essere molto poco spessi, perché parliamo di spessore di 11 e mezzo più o meno. Questo è piccolo. Qual è il diametro di questo orologio? Sono 39. Sembra molto più piccolo, sai? Perché ha la ghiera integrata. Poi te sta bene col braccino che c'hai così anch'io, ma sta un po' meno, però questo qui mi sta comunque molto bene. Ti sta bene, la penso che non lo provo perché un po' Però allora a me l'abbinamento bianco-blu piace da morire. Sono belli. Poi certo, diciamo che loro sono cugini, perché sono francesi, quindi loro sono dei cugini d'Oltralpe. Esatto, però comunque ci andiamo d'accordo, con gli non ci andiamo d'accordo. Sì. Li fanno anche con i quadranti Panda. Ok, reverse Panda. Esatto, quindi poi volevo anche farti vedere lui? Vediamolo, se è lui. No, lui è sempre lo stesso. No, pensavo di avere, invece no, volevo farti vedere. Il GMT. Ecco, il GMT, esatto. Il GMT è sempre quello che ti dicevo, il loro calibro di manifattura, quindi il 39 mm, lo fanno col 41, ma hanno fatto questo bracciale adesso che si chiama, diciamo, serpente, io lo chiamo squamato, diciamo così, che lo rende ancora una volta vintage come era. Stiamo parlando comunque sempre di un orologio di 500 metri di immersione. Questo è molto bello. Dimensioni invece si tratta sempre delle 39, abbiamo la cassa è sempre la stessa, che è un 39 mm, c'è anche il 41 che è la cassa poi dopo che faremo vedere. Questo è vero. Una considerazione che faccio così a caldo è che alla fine, tranne questo qui, la maglia Milano, perché è molto comune, tutti gli altri bracciali sono stati poco visti. Ma sì, sono, penso, una loro non esclusiva, ma io difficilmente ho visto bracciali. Questo è fighissimo, Esatto. Sì, io l'ho chiamato squamato. Squamato, in realtà è sempre ha la caratteristica di non chiudere molto sul lag to lag, perché chiaramente avendo le squame, però poi non rastrema e ci sta anche bene. Assolutamente no. Però anche questi qui, certo, sono, diciamo, questi sono integrati, sono ripeto, un po'. Ricordano un po' le linee gentiane, ma posso dirti, lo sai, non sono un amante delle copie, ma questo qua non è una copia, cioè questo qua ha il suo carattere. Poi è ovvio che ormai, come dicevamo nella scorsa puntata, non è che si può sempre inventare qualcosa, quindi o fai gli orologi rettangolari, triangolari, ormai li hanno già fatti, perché erano orologi che facevano i massonici, erano triangolari. Devi pensare a qualcosa che è davvero fuori agli schemi, però questo qui, nonostante sia negli schemi, anche un po' nella moda, però tieni presente che parliamo di un orologio che costa 890 euro, con dentro un calibro di manifattura. Ma per gli amici di TOC? Per gli amici di TOC 4.000 euro. Ok. Che poi adesso lo prendo io. No, voglio dire, per gli amici di TOC c'è sempre un trattamento di favore, però era semplicemente per dirvi che stiamo parlando di il rapporto qualità-prezzo. No, è veramente importante. Anche se ti dico, guarda, il GMT forse è quello che ti piace di più. Sì, perché ha il bracciale squamato che mi piace tantissimo. Poi anche questa tonalità della ghiera Pepsi è molto simpatica. Sì, però ricorda un po' il vintage. Lo smalto ha dei bei colori. Poi hanno questa caratteristica della ghiera, che con la corona blocchi praticamente la ghiera. È un loro brevetto, diciamo, no? Come funziona? Svitti la corona, per poter far girare, dar modo di girare alla corona, sempre ovviamente mantenendo l'impermeabilità dell'orologio. Assolutamente sì, perché comunque ha dentro un OR, dopodiché chiudi e blocchi. Questo serve per i tempi chiaramente di immersione sul discorso, però ecco, a differenza degli altri che puoi giocare e magari tante volte ci si può spostare, qua è abbastanza semplice, perché una volta che hai chiuso la ghiera e l'hanno brevettata loro? Sì. Quindi praticamente questo perno qui schiaccia e tiene battuta esatto, tiene praticamente un fermaghiera. Sì. Sostanzialmente. E va a filo col vetro proprio. Sì, è minimale, sarà 1 millimetro il fermaghiera. Sì. E hanno questa. Ci sta, cioè è una roba che non si. Anche questa
non si è mai vista troppo, insomma. Ma poi hanno sempre hanno hanno della pasta luminosa che è validissima, essendo dei diver si leggono molto bene. Leggo anch'io, voglio dire, che ormai sono cercato come mago, però. No, mi piace, è vero, questo ricordo al vintage è molto molto Insomma, loro nascono però in quel periodo lì, quindi riprendono le loro storie. Non c'è niente da fare. Tenete presente che adesso che fanno questi loro calibri che si chiamano i CM10, CM20, CM30, il 10 andrà su questa linea qui che avrà il fondello scheletrato e sarà vista su dei vari modelli di bronze, e poi avremo in realtà il CM20 sta già stato montato, che è il microrotore, che sicuramente verrà utilizzato per fare degli altri orologi, e il 30 è quel modello che vi invito ad andare a vedere, che sono 75 pezzi mondo e che sono in realtà dei tourbillon fatti da loro con questa, diciamo, complicazione ore 12, stiamo parlando di un 43 mm, mi sembra un 42 mm, con questa complicazione alle ore 12, che è un mareografo, lo chiamano, che in realtà calcola il passaggio del magnetismo terrestre, calcola le maree, visto che loro sono francesi e hanno degli scarti di maree molto elevati, l'hanno fatto per questo motivo, ma soprattutto per celebrare il 75esimo anno di fondazione dell'azienda. Infatti 75 pezzi, tu di questo arriveranno a gennaio. Sì. Tu quanti ne hai? Allora, sono due versioni, sono quelli in acciaio, con la cassa in acciaio e con la cassa in bronzo. A noi daranno uno e uno, perché siamo bravi. Ma sono già venduti oppure? Nel senso che stiamo parlando di un orologio che costa quasi 10.000 euro, quindi non è proprio una passeggiata. Però è qualcosa di particolare, andate a vederlo, perché andate a vedere le complicazioni. Più che altro speriamo di vederlo qui sotto. Più che altro poi vi dico che se tutto gira giusto magari ve li faremo vedere. Vi faremo vedere il microrotore, gli orologi con il calibro di fattura che vi ho detto, sia il solo tempo, sia il bronze blu nero, sia il microrotore, e poi speriamo il tourbillon, che mi piace, sono veramente molto curioso di vederlo. Non è che sei tentato che uno dei due potrebbe essere che magari vanno in collezione, non lo so, vediamo, insomma, vediamo, ci può stare. Comunque dai, una bella panoramica, abbiamo, diciamo, approfondito l'argomento Yema, i cugini francesi Yema. Assolutamente e, speriamo, ecco, di ritrattare questi ultimi, diciamo, quindi calibri di manifattura, tourbillon, microrotore. Assolutamente. E anche i modelli in bronzo, che io non ho mai visto, quindi sono tutti con fondello scheletrato, doppio zaffiro, con un calibro di manifattura, con la caratteristica di avere questo spessore molto basso. Parliamo di 9,05, 9,10, 9,15. Quindi, come dicevi prima, praticamente due monete una sull'altra. Esatto. molto importante. 2 monete da €1. Da €1. Perché se fossero delle monete degli sesterzi non avrebbe esatto. Quindi speriamo di poter farvi vedere, insomma, i nuovi arrivi quando ci saranno. Non promettiamo nulla, però speriamo, rimaniamo nella speranza. Non possiamo promettere nulla. Proviamoci, ma non ci possiamo. Basta, detto questo, io volete che vi dica, vi aspettiamo qua. Se ci sarà anche lui, vi faremo lo sconto. Fate una chiamata così faccio un salto. Se per caso non dovesse esserci, venite a nome suo che pagherete doppio, sicuramente. Oppure metti sul mio conto. Esatto, pure la differenza. E vi aspettiamo, insomma, venite a vederli, perché io credo che meritano un'oretta per provarli. Sì. È vero, vanno provati, perché io vi consiglio questo qui, il GMT. Quello che ti piace. Lo sai, do sempre la preferenza. Ecco, dai, facciamo come abbiamo fatto l'altra volta. Io scelgo lui. Tu? Io faccio fatica. Questo, che è il 41 Heritage, quindi vedi che ha i pallettoni un po', diciamo, virati, sì. E con la schitta rossa, che potrebbe ricordare un orologio un po' mitico. Ed è un 41, questo c'è in 41 e 39. A me piace questo del 41 perché vedo il braccio un po' importante, polso meglio il 41 del 39. Lui braccialato o in caucciù? C'è in qualunque caucciù tipo... questo gomma? Questa è una gomma. Okay. No, è un loro caucciù, non è una gomma, è un loro caucciù, non è gomma, è un caucciù. Fatto da loro, soprattutto. Si può avere con il bracciale Oyster, con il bracciale squamato, diciamo così, con questo qui in gomma, in caucciù, che lo trovo impressionante. Vi invito
Questo Esatto, qui. Ah, anche lui squamato esiste. Anche lui squamato, vedi. Ah, ok, E quindi lo squamato ci piace. Vi invito a venire a provare la chiusura della Deplo di questi roggi, che sono, io non ho mai provato una Deplo così, che avvolge bene il polso. Dai, degli orologi rari da vedere, anche perché diciamo in Italia forse sei l'unico rivenditore. No, beh, ci siamo, adesso cominciano ad esserci qualcuno. Noi siamo stati i primi, però. Ok, Posso sei fregiarmi primi, quindi comunque possiamo fregiarci di aver aperto le danze. Ecco, è importante. Poi è chiaro Quindi... che se un po' il brand sicuramente crescerà ed è giusto che ce l'abbiano anche dei colleghi. Però voi sarete sempre gli Speriamo. apripista, quindi Può darsi. magari inizierete a correre pure con Alpine. Ma che ne sai, non ci sto io, però bisognerebbe fare una macchina un po' più corposa. Vabbè, i rally. E ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto questa chiacchierata, questa panoramica generale su Yema. E che dire, ci vediamo in una prossima puntata. Abbiamo in cantiere 2 video importantissimi. Stiamo pensando come realizzarli e quando realizzarli. Speriamo prima della fine dell'anno, ma ce la faremo. No, ce la facciamo. Sarà una cosa un po' così, eh. Cosa dici tu? No, ce la facciamo. Dagli una... Vediamo, dai, forse ce la facciamo, forse no. Ragazzi, ci vediamo alla prossima e grazie per essere stati fin qui. Ciao ciao.